La bistecca alla fiorentina è un piatto iconico, così famosa che chiunque visiti Firenze, se gli piace la carne, non vuole andarne via senza averne assaggiata una alta almeno 4 dita. Da fiorentino youtuber potevo sottrarmi alla prova? Certo che no, ma qui sul mio canale facciamo la cucina di casa, quella di tutti i giorni. Per cui la bistecca non la prenderò dal cecchino a Panzano, ma farò quello che fa la maggior parte dei fiorentini. La comprerò al supermercato. Sarà ugualmente buona anche se non è alta 4 dita? Seguimi fino alla fine e lo saprai. Scegliere una buona bistecca è la cosa in assoluto più importante. E qui al supermercato dobbiamo sapere cosa cercare. Devo trovare una bistecca che abbia tante infiltrazioni di grasso, ma sottili e senza callosità. Un po' come le famose bistecche di Wagyu, teniamole presenti. Ecco, molte di queste bistecche hanno appena un po' di marezzatura, ma in realtà sono molto magre. Ecco, questa per esempio è ancora più magra. E quest'altra ha una forma un po' strana, però tutto sommato non è affatto male. Questa qua invece è decisamente troppo magra, avrà poco sapore una volta cotta. Alla fine ho scelto questa bistecca dalla forma un po' strana. Ricorda sempre che la bistecca alla fiorentina è un piatto con un solo ingrediente, la bistecca. Quindi bisogna sceglierla con attenzione, soprattutto se ci riforniamo al supermercato, dove a volte capita di dover cercare non il meglio, ma il meno peggio. Levo questa bistecca dalla confezione, si è leggermente ossidata perché è passato un giorno da quando l'ho comprata, comunque non ci saranno problemi. Ecco, vediamo qui sul dietro si vede meglio la costra, da una parte c'è il filetto e dall'altra il controfiletto. Per cucinare la bistecca ho bisogno di tanto calore, per cui utilizzo il fornello più grande. Sul fornello metto una piastra in ghisa che dovrà accumulare calore per almeno 10 minuti. Dopo la cottura lascerò riposare la bistecca per alcuni minuti. Per evitare che si raffreddi troppo la metterò nel forno a 50 gradi. Lo accendo subito e metto anche a riscaldare un piatto. Per far venire la deliziosa crosticina alla bistecca è necessario asciugarla bene. Ricorda che l'umidità è la principale nemica della caramellizzazione della carne, per cui con della carta assorbente asciugo bene la superficie della bistecca da entrambi i lati. A questo punto salo entrambi i lati utilizzando abbondante sale fino. Non bisogna assolutamente lesinare con il sale perché esalterà il sapore della bistecca. Metti il sale che ti sembra giusto e poi mettine ancora, massaggiando bene sia su un lato che su quell'altro. Ecco, così in questa maniera. Poi vado a mettere un po' di grani di sale grosso che daranno del sapore in più quando arriveranno in bocca. Infine l'olio che favorirà la formazione della crosticina. L'olio non si mette sulla piastra dove si brucierebbe, ma sulla bistecca. Io ne metto un po', poi lo spalmo con le mani su un solo lato. E quindi metto la bistecca sulla piastra sul lato su cui ho messo l'olio. E subito metto l'olio sull'altro lato e lo spalmo. Adesso vediamo super velocizzati i primi 2 minuti di cottura. Passati 2 minuti, giro la bistecca. Se non si stacca bene, bisogna aspettare ancora un po'. Quando è pronta per essere girata, si staccherà senza difficoltà dalla piastra. Ecco, adesso procediamo con l'altro lato, ancora 2 minuti, e poi la giro nuovamente, cercando di mettere la bistecca in una posizione perpendicolare a come stava prima, in maniera che i segni della piastra si intreccino formando un bel reticolato. Adesso sono pronta a girare nuovamente la bistecca e vedo che non è ancora cotta. A questo punto ci possiamo domandare quando la nostra bistecca è cotta. Ti potrei indicare come tempo di cottura circa 3 minuti per lato complessivamente, però dipende molto dal calore della piastra, dal materiale in cui è fatta, dallo spessore della bistecca, insomma dovrai fare un po' di esperienza con il materiale che hai prima di ottenere un buon risultato. Quando la bistecca mi sembra cotta, prendo il piatto che ho tenuto nel forno riscaldato e ci trasferisco la bistecca. Poi la avvolgo in un foglio di alluminio perché non si asciughi troppo e la metto nel forno per circa 4 minuti. In questo tempo i succhi della carne, spinti al centro della bistecca dal calore, si ridistribuiranno più uniformemente e la bistecca sarà meno asciutta. Passato il tempo, riprendo il piatto dal forno e porto la bistecca sul tagliere per sporzionarla. Per tagliare la bistecca bisogna usare un coltello a lama liscia. Mai utilizzare coltelli a lama seghettata perché la bistecca va tagliata, non strappata. Giro intorno all'osso e poi taglio diversi pezzetti. Ecco, qui vediamo l'interno è di un rosso che mi sembra abbastanza giusto. Qualcuno la preferisce più al sangue, ma comunque così non mi sembra venuta niente male. Ecco, ricompongo la bistecca sul piatto ed è pronta per essere portata in tavola e suddivisa tra i commensali. Mamma mia, che profumo!
Bene, come vedi, cucinare la bistecca è molto semplice, ma ci sono diversi piccoli accorgimenti che fanno la differenza. La scelta del pezzo, asciugare bene, salare abbondantemente, cuocere a fuoco molto alto e per breve tempo. Se questo video ti è stato utile, lascia un mi piace, aiuterai altre persone a trovarlo su YouTube. E se ti interessano altre ricette spiegate bene, iscriviti al mio canale e seguimi nelle mie curiosità in cucina. Ti ringrazio per avermi seguito fin qui e alla prossima, ciao!